Buongiorno e benvenuti a questo nuovo corso di Revit completamente gratuito. Mi ha fatto molto piacere in questi anni vedere come i miei tutorial, sebbene molto corti, abbiano comunque riscosso un buon successo, perché molti di voi mi hanno scritto, mi hanno richiesto dei tutorial un po' più approfonditi, hanno visualizzato parecchie volte appunto i mini tutorial che in 2 minuti e mezzo davano i comandi per poter eseguire rapidamente delle operazioni di calcolo all'interno di Revit, e però mi è stato richiesto spesso e volentieri anche la creazione di un corso specifico per portarvi un po' più di profondità all'interno del corso, della lezione di Revit. Così ho provato a raccogliere, diciamo, un po' di indicazioni e mi sono detto facciamoci questo corso e diamo in maniera totalmente gratuita la possibilità alle persone di imparare questo software. Non sarà un corso certificato, nel senso che comunque le mie procedure saranno principalmente quelle che utilizzo quotidianamente, quindi cercherò di darvi delle nozioni e di strumenti per poter utilizzare nel miglior modo possibile il software di Revit. Prima di iniziare volevo però un attimino rapidamente spiegarvi che cosa significa BIM, perché spesso si sente questa parola, no? Che riecheggia tra la normativa, si dice ma questo BIM, cosa sono i software BIM? Allora, BIM innanzitutto sta per, molti di voi lo sapranno, Building Information Modeling, quindi è un termine coniato intorno agli anni 70 per descrivere un modello 3D che non è solamente un modello 3D tridimensionale, appunto, senza alcun tipo di identità, ma all'interno ha dei parametri propri. Quindi la vera peculiarità appunto del BIM che cos'è? È la creazione di un modello tridimensionale, ma che all'interno ha anche dei componenti con all'interno dei propri parametri, ad esempio pilastri, solette, porte, muri, tetti, finestre, eccetera, che hanno appunto dei parametri e vivono di vita propria. Quindi non ha nulla a che vedere con un software di modellazione come può essere appunto 3D Studio, Cinema 4D, Blender, SketchUp, ma è un BIM, ok? Quindi Revit non è un software di modellazione, mi raccomando, non fate confusione, non aspettatevi da Revit una modellazione avanzatissima o dei rendering, anche se in piccola parte vi riesce a fare dei rendering fotorealistici. Revit è un BIM, quindi deve essere utilizzato solamente per questo, diciamo, per questo obiettivo. La differenza appunto rispetto a un CAD principalmente è che appunto mentre il CAD per realizzare più viste deve andare ad interagire con ciascuna finestra, con ciascuna vista, quindi devo creare un insieme di linee per realizzare un disegno, al contrario nel software Revit devo prima andare a realizzare il mio modello architettonico o strutturale o impiantistico, dipende che tipo di Revit state utilizzando, e dopodiché inserire delle viste. Quindi in Revit le viste non sono altro che delle telecamere che osservano istantaneamente in continuazione il modello e anche le sue ovviamente relative modifiche. Quindi se io andrò a spostare una porta, a spostare un muro, ovviamente non dovrò andare a interagire su ciascuna vista, ma Revit automaticamente lo farà per me. Quindi le viste di pianta, di sezione, le viste 3D, i prospetti automaticamente si aggiorneranno. Questo diciamo che è il vero supporto ed è sicuramente la vera comodità di un software BIM, perché vi dà la possibilità di gestire il blocco, la scatola del progetto senza commettere errori nel passaggio tra una vista e l'altra, lo fa automaticamente lui. Cosa significa Revit? Perché comunque Revit è nato da un termine, da revise instantly. Revise instantly, appunto, una revisione istantanea. Queste viste continuamente osservano il modello e revisionano istantaneamente qualunque tipo di modifica. La prima cosa che noi andremo ad incontrare appena abbiamo il programma è la schermata di avvio. Viene descritta, si presenta con sulla sinistra la possibilità di avere dei pulsanti, quindi di creare da zero dei progetti o delle famiglie, poi le vedremo,
una prima barra dove si possono richiamare i progetti aperti recentemente, o una seconda barra in cui possono essere richiamate delle famiglie aperte in precedenza. Noi per avviare un nuovo progetto facciamo clic sotto modelli su nuovo. Vedete che mi si apre questa finestra di dialogo con la possibilità di agganciare uno dei 4 file modelli di default del software. In questo caso noi possiamo decidere di agganciare o il modello architettonico, che è quello di default, oppure andare a sfogliare un modello che abbiamo creato noi. Che cos'è il modello? Innanzitutto, il modello non è altro che il corrispondente dei template di AutoCAD, ok? Quindi è un template, possiamo definirlo così, sopra il quale noi possiamo creare un nuovo progetto, ma questo template si porta già dietro delle caratteristiche proprie del file. Quindi magari avete impostato delle grafiche già definite, lui se lo porta dietro anche se ogni volta riniziato un progetto da zero. Noi in questo caso andiamo ad agganciare un modello che abbiamo già creato in precedenza, poi vedremo come creare anche modelli in maniera molto rapida e intuitiva. Lui aggancia il modello 2021, vedete che l'estensione è .rte, quindi mi raccomando, ricordate che i modelli hanno un'estensione RTE e i file di Revit, quindi i file di progetto, hanno estensione RVT. Questa è una cosa molto molto importante. Facciamo clic su OK e apriamo l'interfaccia di Revit. Eccoci qui nell'interfaccia di Revit. Appena avviamo il software abbiamo un pochino di parti grafiche da analizzare insieme. Allora, innanzitutto abbiamo l'area di lavoro, che è quest'area bianca, la classica area di lavoro che abbiamo anche in AutoCAD, l'abbiamo anche qui su Revit. Queste etichette che vedete sono le etichette dei prospetti, e in questo caso non ci serviranno. Ovviamente l'area di lavoro è bianca, chi arriva da AutoCAD è abituato a avere un'area di lavoro nera. Nel caso in cui la vogliate nera, basta andare su File, in alto a sinistra, pulsante Opzioni, Grafica, e alla voce Colori su sfondo cambiare, mettere nero. Potete mettere il colore che volete. Vedete che automaticamente il programma mi cambia l'area di lavoro e diventa nera per i nostalgici di AutoCAD. Ora io la riporto bianca perché in questo momento mi serve principalmente bianca. Perfetto. Un'altra cosa importantissima da vedere insieme è la barra multifunzione, questa barra in alto, o la cosiddetta ribbon bar che avete anche in AutoCAD. All'interno della barra multifunzione abbiamo le schede. Le schede sono queste in alto: architettura, struttura, acciaio, sistemi, inserisci, annota, analizza, eccetera eccetera. Queste si chiamano schede. All'interno delle schede abbiamo i gruppi. I gruppi non sono altro che questi appunto raggruppamenti di comandi sotto la scheda appunto relativa. All'interno dei gruppi abbiamo i pulsanti dei comandi, quindi ad esempio io dico scheda architettura, quindi andate a cercare scheda architettura, gruppo costruisci, pulsante porta, ok? Quindi quando io dirò scheda architettura voi andate a richiamare gruppo costruisci, pulsante comando, e vi darò il nome del comando. Questa diciamo che è la definizione certificata dall'Autodesk, quindi scheda, gruppi e comandi. Altre cose importanti all'interno dell'interfaccia di Revit è il pannello proprietà, è questa finestra di dialogo che vedete a sinistra, in questo caso è appunto a sinistra, l'ho posizionata a sinistra, e un'altra cosa importante è il browser di progetto, quindi non è altro che un pannello che ci permette di navigare tra le viste del progetto. Il pannello proprietà invece contiene all'interno i parametri di ciascun elemento, che siano parametri di stanza, che siano parametri tipo. Può essere fluttuante oppure può essere ancorata sui 4 lati dell'interfaccia.
Quindi cosa significa? Se noi dovessimo con la freccia trascinare fuori il pannello proprietà, vedete che può fluttuare nel vuoto, può essere agganciata sia a destra ma anche può essere agganciata ad esempio in basso, ok? In questo caso noi invece non la vogliamo in questa posizione, quindi ci andava bene la posizione appunto precedente. Potete anche decidere di ancorarla parallela in verticale al browser di progetto, ma in questo caso è una cosa che non consiglio di fare perché andrebbe a rimpicciolire troppo appunto l'area di lavoro e non rimane molto comodo da utilizzare. Può capitare spesso di non riuscire poi a rimettere a posto l'interfaccia grafica. Una cosa che consiglio di fare è semplicemente chiudere con le due X sia il pannello proprietà che il browser di progetto e andarlo a richiamare su scheda vista, interfaccia utente, e andare a riaccendere sia il browser di progetto sia il pannello proprietà. Potrebbe capitarvi di non riuscire più a spostare e a lucchettare insieme le due finestre, quindi una cosa che consiglio di fare è slegarle l'una dall'altra, riaprirle dall'interfaccia utente, appunto dalla scheda vista interfaccia utente, e riattivate queste checkbox. Prendete il browser di progetto e appena vedete che si illumina metà pannello in blu, voi lasciate andare e automaticamente si sono ricollegate insieme, quindi possiamo tranquillamente andarle a riposizionare lungo la parte sinistra della nostra interfaccia. Altra cosa molto importante che vedete all'interno dell'interfaccia di Revit è la barra dei controlli della vista che avete qua sotto. Vedete che avete un 1 a 100, ad esempio qui potete comandare il tipo di scala e qui potete gestire altri dettagli grafici e stili di visualizzazione che poi vedremo con calma. Altra cosa importante, nella parte inferiore sotto a tutto abbiamo la barra di stato, che è la parte più bassa dell'interfaccia di Revit, che a sua volta è divisa in tre parti. La prima parte abbiamo la parte dedicata al suggerimento e l'info sull'elemento selezionato e automaticamente appunto questa barra ci darà dei suggerimenti sul comando da eseguire, un po' come su Revit. Quindi ad esempio scheda architettura comando muro, ecco vedete che appena do il comando muro sotto mi compare fare clic per inserire il punto iniziale del muro, quindi mi sta dando dei suggerimenti. Altra parte importante che poi non so se riusciremo in questa parte già a vedere è la gestione workset per lavorare con i team building, gruppi di lavoro, la gestione delle varianti e infine un'area dedicata al filtro delle selezioni, che anche lì magari vedremo in un secondo momento. Altra cosa molto importante è la barra opzioni. La barra opzioni si attiva automaticamente quando io do un comando al software. Ad esempio, clicco sempre sul comando muro, vedete che qui in alto, sotto alla barra multifunzione, quindi alla ribbon bar, si attiva questa barra verde, ok? Questa è chiamata barra opzioni. Questa barra opzioni contiene appunto delle opzioni di inserimento di qualsiasi elemento all'interno di Revit. Ad esempio, noi abbiamo dato un comando muro, Revit ci sta chiedendo che altezza deve raggiungere il nostro muro, a che quota deve partire, se a quota di un livello, piano 0, piano 1, piano 2, eccetera, eccetera. Quindi la possibilità di inserire l'altezza di questo muro, la linea di ubicazione che non è altro che la linea di inserimento, poi lo vedremo nel comando, nella lezione apposta, nel comando muri, appunto la possibilità di inserire la linea di ubicazione seguendo la linea d'asse del muro, la superficie di finitura interna oppure esterna, oppure di concatenare i muri insieme disegnandoli appunto senza mai dare un termine al comando,
oppure la possibilità di eseguire un offset. Bene, perfetto, io direi che per oggi possa bastare qui. Questa era solamente un antipasto di quello che sarà il corso. Mi raccomando, seguite bene dalla prima lezione, perché è molto importante, come vi ho detto in precedenza, capire e conoscere bene l'interfaccia del software, perché iniziare a lavorare senza conoscere l'interfaccia del software sarà molto molto complicato, perché io tenderò poi ad usare diciamo delle definizioni particolari, quindi precise. Quando io darò un comando, appunto scheda acciaio, voi sapete che scheda acciaio dovete trovarla in alto, ok? Così come dalla barra opzioni sapete che si trova esattamente sotto la ribbon bar. Quindi mi raccomando, seguite la prima lezione, seguitela tutta, e io vi direi che ci vediamo al prossimo video, al prossimo tutorial, di cui inizieremo a appunto analizzare tutta la barra multifunzione ed inizieremo ad eseguire i primi comandi insieme. Bene ragazzi, alla prossima. Mi raccomando, se volete che io appunto continui a fare tutorial in maniera totalmente gratuita, lasciate un like, un commento e condividete il video. Alla prossima!